Buongiorno a tutti, siamo praticamente alle ultime lezioni di Power Query, la seconda parte del corso di Power BI. Oggi nella presente lezione abbiamo visto come funzionano i join e cosa mi permettono di fare. Oggi vediamo come applicarlo in Power Query, come funziona lo strumento. Allora andiamo subito in una macchina che utilizzo, che ha un software simile a quello che utilizzate a casa, quindi l'Excel 2016 standard. Mi importo un paio di tabelle dall'ambiente SQL Server, in questo caso, che comunque ricordiamoci è sempre il migliore ambiente per lavorare con la Power BI. Non faccio un link al database stesso, uso un driver ODBC perché nelle lezioni precedenti abbiamo visto che se utilizza un driver ODBC, se chi vi gestisce la macchina, adesso prendo il driver, cambia il nome della macchina, non dovete ripuntarvi tutti i report, invece col driver ODBC è tutto trasparente per voi, quindi quando potete, anche se perdete un po' di performance, utilizzate il driver ODBC. Se siete dei tecnici, vabbè, allora fate un link diretto alla macchina, sapete che però in caso di manutenzione dovete metterci mano. Ok, andiamo in questa libreria, vedete quando apro mi presenta delle tabelle, questo era il database, questa è una libreria, ne apro un'altra, avete 71 tabelle, 56 e così via. Allora, mi tiro su una tabella di anagrafica, faccio carica in, così facciamo veloce, best practice, crea solo connessione, facciamo carica, così ho fatto un direct link verso il SQL, però non ho importato i dati in Excel, io solo linkati, ho preparato la connessione. Ne faccio un'altra, sempre utilizzando i driver ODBC. Andiamo sempre con lo stesso driver, ovviamente qui opzioni avanzate, se siete bravi vi scrivete il codice, è sicuramente più performante, se non siete pratici andate con gli strumentini visivi. Andiamo sempre sullo stesso database, stessa libreria e tiriamo su una tabella dei fatti. Prendiamo questa qui che mi riporta i mancanti di fabbrica sui componenti. Allora, carica in, creiamo sempre una direct query con una connessione diretta alla fonte. Potrebbe essere con CSV, non è che le direct query funzionano solo in SQL. Verso qualsiasi alimentazione potete fare una direct query, quindi un collegamento al dato. Carica. Ok, poi come cambiare il direct query lo vediamo poi. Adesso entriamo in modifica, quindi su un elemento qualsiasi modifica, così si apre Power Query. Perfetto, quando siamo qui vediamo le nostre due connessioni, eccole qua, e per fare un merge, quindi un join degli elementi dalla tabella dei fatti, vogliamo ad esempio tirarci giù il campo descrizione se è vista sole piuttosto che uomo da una bambina, piuttosto che la linea del codice materiale, sono questi elementi qua, quindi merge di query. Allora, io voglio lavorare con questa tabella, quindi la mia principale sarà questa. Quando premo sul trattino qua mi dice merge di query, unisci query come nuova. Allora, nel primo caso, quando ho terminato il mio join, continuerò i passaggi nella query che ho selezionato. Se invece faccio unisci query come nuova, quando avrò terminato la configurazione del mio join, non continuerò qui, ma comparirà una query nuova qui. Quindi posso scegliere se andare avanti sull'elemento principale piuttosto creare un nuovo elemento perché l'esigenza che ho è quella. Allora adesso continuiamo sulla stessa query, che tanto non abbiamo esigenza di farne una nuova. Si apre questo pannellino. Allora, per fortuna ho aspettato un po' a fare questa lezione perché fino a poco tempo fa si poteva fare un join delle tabelle utilizzando un solo campo, quindi dovevo pre-compilarmi, fare un passaggio precedente dove mettevo insieme gli elementi se la chiave di comunicazione era più di un campo, quindi concatenare i campi su entrambe le tabelle e poi linkarli, come si fa? Questa è la tabella, qui mettiamo che abbiamo fatto più connessioni, quindi a me interessa quella dell'anagrafica, ecco vedete, si andava a linkare la chiave così, quindi selezionando questo va in join con questo campo qua. Oggi premendo il tasto CTRL posso joinare
più campi senza creare la chiave primaria. E questo è fantastico. Vedete i numeretti che compaiono, quindi il campo 1 corrisponderà con join a questo, il 2 a questo. Quindi attenzione, non è che se vado a destra compare verso destra, posso farli anche random, destra, sinistra, vedete, 1, 2, 3. Ovviamente l'1 dopo lo dovrò linkare verso il corrispondente, grid value PF corrisponde al grid value. Allora, in questo caso, queste tabelle io so che hanno questi due campi come chiave, quindi anche qui faccio la stessa cosa, material, model, grid code, grid value. Lui sta iniziando a precaricare un po' i risultati e qui scelgo un po' che tipo di join devo fare. Vediamo magari i due principali, il left join, quindi tutto dalla prima e solo il risultato della seconda tabella che corrisponde con il join, e l'inner join, quindi dove combaciano su entrambe le tabelle. Facciamo un left e lui qui, poi facendo ok, lui inizia a caricare. Ok, mi tira fuori questa cosetta qua. Lui dice praticamente da questa tabella mi ha fatto un passaggio, questa è la tabella dei fatti e ti ho linkato quest'altra query o tabella. Table, allora premendo questo bottoncino qua mi dice quali campo voglio vedere, quindi potrei selezionarli tutti piuttosto che prenderne alcuni. Allora facciamo questo, questo e questo abbiamo detto. Piuttosto se ho un'altra tabella di fatti o ho bisogno di fare conteggi, potrei semplicemente con un singolo passaggio fare già un raggruppa delle informazioni e sommare magari una misura senza fare più passaggi. Eventualmente questo fate qualche prova con pochi dati, vedete un po' in autonomia come funziona. Comunque fa un'aggregazione in automatico senza fare n passaggi. Espandi anche un po' quello più standard. Se lasciamo questa opzione collegata, quando io vedrò questi campi che ho deciso di visualizzare nel mio processo, sarà nome tabella barra query, punto nome campo. Se io lo tolgo, vedrò solo il nome del campo. Questo serve a mettere anche il nome dell'origine, quindi della tabella o della query che state utilizzando, perché se linkate tante cose può essere utile alla fine del processo capire quell'informazione da quale tabella di origine è partita. Quindi magari adesso lo lasciamo così lo vediamo, facciamo ok. Allora, le tabelle che io sto utilizzando sono piuttosto cicciotte, hanno un milioncino di record l'una, quindi vedete adesso lui calcola, ci sta tanto, no? Più o meno ci sta un minutino per questa qua. Adesso io annullo e vediamo una best practice. Andando sulle due tabelle, in testata, io decido, allora prendiamo uno dei fatti, io voglio filtrare questo campo qua. Ora, selezione, copia, vado sul passaggio precedente, me lo filtro, così riducendo il set di dati, riuscirò a fare tutti i passaggi supplementari molto velocemente. Prima avete visto, ok, facciamo, stava lì a pensare, no? Adesso vedrete quando io ho messo questa cosa qua, l'ho fatto su entrambe le tabelle così ho ridotto i dati che ho linkato verso il SQL. Quindi qui, andiamo qui, adesso riproviamo a fare l'operazione. Ecco, guardate, avete visto la velocità, l'ha già fatto. Quindi ricordatevi, soprattutto quando fate i join, che l'ambiente comincia a lavorare, filtratevi in testata pochi record. Quando avete finito tutto quanto, ritornate in testata e togliete il filtro. Adesso io lo tolgo qua, elimina. Nell'altra però io ce l'ho ancora, difatti se andiamo nell'ultimo passaggio vedremo qui ho un'informazione e qui non ce l'ho. Se poi vado e lo elimino anche qua, nel momento in cui elimino, lui inizia a ricalcolare tutto anche qui. E quindi avrete finito il lavoro, aspettate una volta, però aspettate, quindi non ogni volta che faccio un passaggio aspetto n minuti e è a posto. Facciamo finta che voglio invece fare l'inner join, quindi rotellina per cambiare le impostazioni, inner join, ecco che mi filtra tutte le informazioni che sono nella prima e nella seconda. Ricordiamoci, qui avevo il filtro
Qui non ce l'ho, quindi mi ha tagliato tutte le righe dove la chiave non combacia con quello che è risultante da qui e vediamo che l'inner join ha funzionato. Bene, direi che con questa lezione abbiamo finito. Ricordatevi, fate un like, commentate se avete suggerimenti o domande e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!